Bentornati a tutti a questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di un argomento molto specifico e sarà un video molto breve. Oggi parliamo di DJI Motion Controller, il suo aggiornamento e poi andiamo a vedere velocissimamente le caratteristiche, tutte le specifiche dei suoi tasti, anche le funzioni quelle nascoste. È tutto molto semplice, quindi no panic, come dico sempre. Andiamo a scaricare DJI Assistant 2 per DJI FPV, mi raccomando non sbagliate versione, perché come vi dico sempre, se no non vi riconosce gli accessori che attaccate al computer. Una volta fatto ciò andiamo a fare il login come al solito e poi ci compare questa immagine qua con scritto collega al computer quello che dobbiamo aggiornare. Molto semplice, andiamo dietro, come vedete c'è l'ingresso USB Type-C. Quello che ci resta da fare è, come al solito, premere una volta e tenere premuto e accendere il DJI Motion Controller. Ovviamente il drone lasciatelo spento perché non dobbiamo farlo partire. Molto semplice, abbiamo collegato il nostro cavetto USB al computer e adesso lo attacchiamo. Mi raccomando, fate tutta la procedura con un cavo anche trasmissione dati, non solo ricarica, perché sennò non vi riconoscerà il controller. Spunta questo piccolo riquadrino e ovviamente, come vedete, c'è scritto Motion Remote Controller. Ci clicchiamo sopra. Ok, l'ultima versione è la 0102, possiamo fare l'upgrade, come vedete 15/6/2021. Ok, durante il processo il computer deve essere collegato a internet, deve avere abbastanza batteria come al solito ed essere collegata. E andiamo a fare il nostro download. Ok, dopo circa 1 minuto e mezzo, come vedete, l'upgrade è stato completato. Quindi, come vedete, tutto molto semplice. Adesso col nostro controller acceso vi faccio vedere le funzioni. Allora, qua abbiamo il tasto, come già visto, on e off. Premi una volta e tieni premuto per accendere e spegnere come tutti i DJI. Qui abbiamo il nostro grilletto con cui accelerare, molto semplice. Con questo vai mollando e ti fermi, e in modalità sport, quando schiacciate al massimo, vi posso assicurare si raggiungono velocità spaventose. Poi da questa altra parte abbiamo il tilt, cioè alziamo e abbassiamo il nostro gimbal, però non sarà una cosa permanente perché appena rimolliamo il tasto lui tornerà in posizione orizzontale, quindi è un po' diverso di quando lo andiamo a impostare col radiocomando in modalità acro, che rimane fisso dove decidiamo noi. Con questo motion controller lui ritornerà in posizione, diciamo, orizzontale rispetto al drone, perché è controllato tutto in autonomia dal drone. Poi andiamo a vedere i tasti più importanti, forse il lock per sbloccare le eliche in partenza e avviarlo, 2 veloci e partono i motori, si tiene premuto e decolla il nostro drone. In atterraggio si arriva a una certa distanza dal pad, ovviamente, si ritiene premuto e lui atterrerà lentamente. Non ci sono altri modi per spegnere il drone, quindi mi raccomando, ricordatevi questa funzione, se no lo lasciate in overing finché non si scarica la batteria. Tastino mode, ci sono solo 2 mode qua al contrario dell'altro controller, ovvero normal o sport. Non abbiamo una modalità acro con questo motion controller, quindi non possiamo fare di più. Qui mi ero dimenticato, abbiamo il tastino rec per accendere o spegnere la registrazione. Un altro consiglio che vi do io è impostare nel visore la modalità registra appena si attiva il drone, perché dobbiamo già pensare a tante altre cose, almeno la registrazione siamo sicuri che parte in automatico. Con una schedina da 128 giga poi non avremo neanche problemi di memoria, basta ricordarsi ogni tanto di scaricare i filmati, vedrete che di riprese ne potrete fare tante. Ed eccoci arrivati al tastone grosso. Perché l'hanno fatto grosso? Perché è sicuramente il più importante. Abbiamo quello che sanno tutti, che è il tasto di emergenza, quindi qualsiasi cosa, momenti di panico, ostacolo improvviso, si schiaccia, il drone fa una vera frenata, frena davvero veloce, già frena quando si molla l'acceleratore, ma con questo tasto veramente rimarrete scioccati della velocità con cui si può arrestare in 3 metri, anche se sta andando a 120 vedrete che si ferma, quindi
davvero impressionante. La funzione un po' nascosta che non tutti sanno è che tenendolo premuto si attiva il return to home, quindi anche quello a volte magari perdiamo il segnale degli occhiali prima che il segnale del remote, è una cosa che non può succedere spesso, però può succedere. Teniamo premuto, inizia a bippare e inizia il return to home. In qualsiasi momento, ricliccandoci sopra, si interrompe il return to home e ne riprendiamo il controllo. È una procedura davvero semplice, alla portata di tutti, quindi non vi state a spaventare. Questo motion controller è davvero consigliato a tutti, anche i neofiti, perché è come guidare un modellino, quindi non vi fate spaventare. Se siete alle prime armi, secondo me il motion controller ha davvero senso, quindi magari compratelo usato, perché la gente li compra e poi non li usa e li svende, quindi sui 100 euro è sicuramente una cifra adeguata per comprarlo usato. Come al solito spero di essere stato utile, mettete un bel like e iscrivetevi al canale perché arriveranno tanti altri tutorial come questo e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.